Sono in mezzo alla natura, in onore del mio primo ospite, Sergio Galeotti, perché è stata proprio la natura la sua vera insegnante, l'insegnante di fotografia. Sergio lavora per diverse riviste di viaggio e riviste geografiche italiane ed estere, come Bell'Italia, Bell'Europa, In Viaggio, coi touring speciali e tante altre riviste famose in tutto il mondo. Durante l'intervista voliamo sopra la linea della sua vita, tornando fino alla sua infanzia, per scoprire le radici della sua passione. Parlo con lui dell'evoluzione tecnologica, partendo dalle fotocamere analogiche fino all'uso dell'intelligenza artificiale in fotografia. Scopro che cosa cercano gli aspiranti fotografi nello studio di Sergio. Vengo a conoscenza come la fitoterapia gli ha aiutato ad aprire le porte del monastero ortodosso di Monte Athos, ma soprattutto rivelo l'anima di un grande fotografo e il suo segreto per arrivare nei nostri cuori con le sue foto. Buona visione e buon ascolto con il cuore. Sergio, mi piacerebbe sapere come eri da bambino. È passato un po' di tempo in Sì. realtà. Da bambino ero abbastanza tranquillo ma molto curioso. Di E che cosa? di tutto. Mhm. Mi piaceva conoscere, sapere, vedere, guardare. Sì, molto curioso, in questo senso, scoprire quello Sì, che c'era intorno, dove nella andavi a natura. scoprire? Dove era, per me qualsiasi cosa. Fondamentalmente sono sempre stato un sognatore, quindi da lì poi mi facevo dei miei documentari, Sì. però da piccolo, quando stavo magari qui sotto casa, nel giardino, mi piaceva osservare gli animali, la natura, le cose, Ah, tutte le ecco. cose. Tu sei cresciuto proprio qua a Viterbo, giusto? Sono cresciuto a Viterbo, sì. Mhm. Non sono sempre stato a Viterbo, però sono cresciuto a Viterbo, sì, da bambino. C'era un tuo posto preferito dove andavi a scoprire, a guardare gli animali? Ma all'epoca erano diciamo, gli insetti, i gatti, le cose, Sì. i ricci, perché all'epoca c'erano ancora i ricci. E quindi mi piaceva andare a vedere. Poi quando ho cominciato ad essere un pochino più grande andavo su, lì c'era una strada bianca che portava al Monte Palanzana e lì c'era chiaramente tutto un altro mondo. Mi piaceva scoprire anche nelle stagioni diverse, mi piaceva delle belle camminate. Mi ha incuriosito molto perché hai detto sei stato sempre un sognatore. Mm. In che cosa consiste per te questo? Che cosa significa? Il sognatore generalmente è uno, credo, almeno per me è stato così, è uno che guarda una cosa e si incanta e poi comincia a lavorarci sopra anche mentalmente, e questo è quello che poi mi ha portato probabilmente alla passione della fotografia, nel senso di riprodurre, riportare, comunicare i tuoi sogni, il tuo Sì. punto di vista del Sì. mondo, che è questo grandissimo teatro È che è il mondo. affascinante, è affascinante. È questo. E quindi c'è stato proprio un momento nella tua vita preciso quando hai capito voglio fare il fotografo? Allora, mi fu regalato una Bencini, mi sembra che si chiamasse, quando ho fatto la cresima, la comunione, qualcosa del genere, e questa cosa mi piacque tanto. Infatti facevo le foto agli amichetti che venivano e quindi è partita da lontano. Poi ho avuto degli amici che erano appassionati di fotografia, ma eravamo tutti molto molto giovani, e la mia prima macchina me l'ha prestata mio cognato, che era una macchina telemetro, una cosa vecchia, che adesso c'ha mia nipote.
E poi mio padre vide che avevo questa grande passione e mi disse, vabbè, se proprio ti piace, e mi comprò c'era un bauletto dove c'era una macchina della Germania dell'Est, era la Ah, Praktica, ah, che però, siccome quando c'è stata la divisione mhm, degli stabilimenti della Zeiss erano rimasti da una mhm, parte, mhm. diciamo, dell'est Sì, e una parte erano rimasti in Germania. Quindi c'aveva delle ottiche ottime perché erano Zeiss. sì. Non potevano chiamarsi Zeiss, Mm, si chiamavano Iena se non mhm. sbaglio. Quindi c'era una bella qualità, tutta completamente manuale e c'aveva un grandangolo, un normale e un 135 meglio Sì. tele e da lì è partita e Mhm. c'avevo 14 anni. Ce l'hai ancora quella macchinetta? Sì, sì, sì. Sì. È l'unica che ho conservato, perché altre poi permutate, cambiate, insomma, che ce n'erano un bel po'. Conservata per l'affetto, immagino, Sì, che ti... sì, sì. Che cosa, che impressione ti dà adesso quando la guardi, quando la vedi? Beh, che tutto è partito da lì, in Ecco, fondo, e è sempre un bel ricordo. Poi mi ricorda mio padre, quindi insomma c'è tanti sì, punti di sì, ricordo. sì. Ehm, Quando ti è arrivata questa consapevolezza che volevi fare il fotografo, dove hai deciso di studiare? Che scuola hai fatto? Allora, non che adesso sia tanto meglio, ma all'epoca non c'erano Ah, scuole, erano ah, solo all'estero, ah, quindi ok. era un po'... La più Interessante vicina era questo. Ah, ah. Parigi e poi ce n'era una a Londra, Mhm. però insomma era un po' complicato. E quindi ho cominciato da autodidatta, un po' avevo degli zii che erano appassionati di fotografia, quindi un Ah, pochino ecco, da ti hanno loro, ma aiutato. soprattutto io ho fatto lo scout e c'era il nostro capo scout che era un grande appassionato, una Mhm. persona incredibile, Mino Casciani si chiamava, che era anche appassionato di fotografia e che ci ha insegnato la tecnica. Mhm. E, quindi noi stampavamo addirittura nei campi, avevamo una tenda che avevamo creato, Ma dai, una camera oscura, io oddio, e questo bellissimo. mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, e quindi abbiamo cominciato da abbastanza giovani, poi un altro nostro amico si era appassionato, anche lui era molto bravo, e quindi è cominciata da Mhm. giovane, sempre di più questa passione, però Sì. diciamo ho avuto un buon maestro che è stato questo capo scout Mino, Mhm. che addirittura quando eravamo ragazzi non avevamo ancora la camera oscura e niente, lui Sì. aveva una camera oscura nel garage Ah, e ci aveva dato le chiavi, dice quando volete stampare in bianco e sì. nero venite, e quindi noi di sera dopo cena andavamo su. Una volta uscimmo verso le 3, le 4 penso e c'era un metro di neve, non ci eravamo accorti Però di tanta nulla. voglia. Sì, Eh, e quindi ho passato bei momenti. infatti quando poi ha saputo che avevo intrapreso questo mestiere Mhm. ne fu molto molto contento perché era grazie a lui Sì, anche, ha investito soprattutto. tanto in te, tanto amore. Beh, eravamo diversi appassionati Mhm. di fotografia, però poi per me è diventato un mestiere. Io adesso, mentre racconti, ho già le immagini in testa, come ecco, in mezzo alla natura, a fotografare, a Beh, studiare. diciamo che il primo mio soggetto, a parte le amiche, quelle più carine, che era logico, Ovviamente. erano più semplici, no? Mhm. Ma che poi ho scoperto che non era assolutamente così semplice, perché il Ecco, ritratto non è così semplice. Ma all'inizio ho fatto tanta natura, quindi andavamo a fare escursioni, andavamo al lago di Vico dove sì, c'erano tanti sì. animali, poi quando
già eravamo un po' più grandi, andavamo al Parco della Nazione del Gran Paradiso a cercare le marmotte, gli stambecchi, i camosci, quindi facevamo un po' di escursionismo, anche se la mia passione fondamentale è sempre stata il mare, però Sì. c'era questa cosa. Quindi la natura è un grande alleato, immagino, Beh, sì, proprio nel tuo percorso, da quello che mi sì, racconti. sì, la natura è sempre stata una Una mia grande, una grande passione, amica. sì, sì, sì. Beh. E poi un'altra cosa che mi piaceva da ragazzino era la geografia. Mi è Ah, sempre piaciuta, mi ha ah, sempre interessato, mi piaceva sapere dove stavano i posti, sì, le capitali, sì, eh, e alla fine ho fatto il fotografo geografico. Ho coronato il sì, mio sogno, sì, quindi anche conoscere posti differenti, etnie, ma anche gente che vive in un altro paese che è completamente diversa sì. dal tuo. E c'è stato mai, anzi c'è stata mai una sensazione per te in un posto dove stavi, magari ti dicevi, no, è un sogno, non può essere una realtà. Beh, molto spesso. Sì, eh? Molto spesso perché quando ero bambino, guardando le foto, gli Atlanti, poi all'epoca non c'era così la possibilità di Sì. vedere il mondo come lo vediamo adesso, forse era meglio il mondo, però diciamo che era più difficile e quindi c'erano dei posti che mi avevano incantato, dove poi sono stato Mhm. con grande soddisfazione, con una grande Puoi emozione, dare come un un... esempio? Sì. Come? Puoi dare un esempio? Certo, io da bambino andai a vedere con mio padre Lawrence d'Arabia, il film, Ah, e lì mi sono innamorato del deserto. Quando sono riuscito ad andare per la prima volta nel deserto, per me è stata la più grande emozione perché era uno dei posti dove volevo andare da sempre. Mi incuriosiva il deserto, in particolare il Sahara, che forse è un deserto per eccellenza e anche forse più bello. sì. Ma questa è una grande passione. E poi l'Oriente, l'Oriente, la parte, diciamo, di cultura tibetana, quella mi è sempre piaciuta. C'è qualcosa che ti richiama quel posto? Diciamo l'Oriente? Non lo so, Mhm. forse la filosofia buddista, perché il buddismo in realtà non è una religione, è Mhm. una filosofia che è molto vicina a chi ama la natura, in fondo. Ah, E pensa che una volta in Nepal mi fermai a parlare con un monaco, mm. gli chiesi un'informazione e lui, capendo che ero italiano, Mhm. mi portò, dice, vieni, e mi portò nella sua cella e c'aveva il santino di San Francesco, Ma dai, perché dice il santo incredibile. che è più vicino al nostro credo. Sì, Francesco dice fratello sole, sorella luna, quindi è impressionante. Bello. E, tornando un po', ecco, all'inizio, quando hai iniziato a fare il fotografo, se ti ricordi il tuo primo servizio per il sì, quale sei stato pagato? sì, è un servizio in India, Ok, in India, sul sud dell'India. era una richiesta a livello... No, era Mhm. una cosa che avevo proposto io, perché Ah, volevo andare in India e feci questa proposta a questo mhm. foto editor e direttore che era Weekend Viaggi Mhm. e mi dissero va bene, mi pubblicarono il primo servizio. Ok, che cosa ti sei comprato con quei soldi? E con quei soldi mi sono comprato un obiettivo. Il classico. Eh sì, Bene. sì, sì, perché partii con un corredo, insomma, Quanto ancora eri soddisfatto di quello? molto, molto. Molto. Beh, quello era una rivista nazionale, quindi era Mhm. un salto, un grande salto di qualità. Quindi prestigioso. Mm. E da quello che mi racconti, capisco che i tuoi genitori ti sostenevano
nella tua... Allora, io avevo dei Mm. genitori molto, molto anziani, perché io sono l'ultimo di due sorelle che c'avevano, perché purtroppo non ci sono più, una 17 e una 20 anni più di me. Ok. Quindi i miei genitori erano abbastanza anziani e chiaramente non vedevano il fotografo come un lavoro. Quindi io avrei voluto fare liceo scientifico, fare inglese, perché poi era l'epoca insomma, in cui l'inglese andava molto, anche oggi, ma all'epoca c'era tutta la musica inglese, e poi fare architettura e scenografia. E invece ho fatto tutt'altro perché ho fatto il geometra, ho fatto francese perché mio padre era ancora convinto che fosse la lingua Mhm. internazionale e poi ho iniziato economia e commercio, che però era totalmente lontana dalle mie diciamo, idee Sì. e ho cambiato. Mm. E quindi Come l'avevi comunicato al tuo padre? Com'è stata la sua reazione quando hai deciso di cambiare? no, ho deciso di cambiare, di interrompere gli studi, Mhm. tanto Mhm. quelli non mi interessavano. Mi sono messo a lavorare in un altro settore completamente, però ho sempre portato avanti questa cosa finché diventava un mestiere. Ok, quindi era sempre una via parallela che seguivi. Era la via parallela, Mhm. ho collaborato con case editrici, ho collaborato con riviste dell'ente del turismo di qui, insomma, Sì. mi autofinanziavo facendo dei ritratti alle ragazze che volevano fare, e poi stampavamo dei grandi manifesti di 70-100 Mm. in camera oscura e li vendevamo e quindi quella era una fonte di, anche perché insomma era abbastanza, Mhm. dopo quando ho cominciato a lavorare era differente e Sì, poi dopo sì. è diventato un mestiere proprio. Ehm, il passaggio dalla macchina ehm, analogica Mhm. alla macchina digitale. Mm. La differenza è soltanto il supporto, perché la Mm, fotografia non cambia. ok, Cioè se tu hai lavorato bene e sai lavorare diciamo, in pellicola, sì, in analogico, sai lavorare anche in digitale, ok. Quindi per te è perché lo stato scatto. facile, non è... No, è stato molto Mhm. interessante, Mm, perché io sono stato uno tra gli ultimi che è passato al digitale. Perché il digitale all'inizio, come qualità finale, non mhm, mi soddisfaceva granché. E quando sono arrivate ad avere una qualità che era quella che mi mhm, piaceva, sono passato al digitale, ma con grande interesse, anche perché il digitale ti permetteva di fare quello che non ti permetteva la pellicola, nel senso che il sensore leggeva molte più informazioni nelle ombre, nell'oscuro, sì, nel chiaro, eccetera, e quindi era molto più performante. Non dovevi più girare con 3 macchine, 4 macchine per ogni tipo di pellicola, che fatto a livello professionale era un problema perché quando specialmente andavi negli aeroporti ci dovevi avere dei contenitori al piombo che regolarmente ti aprivano, ti spostavano, quindi non all'andata poteva anche andare, ma al ritorno quando i rulli erano tutti numerati ti si perde il rullo e perso. Quindi la comodità in quello, la possibilità di cambiare sensibilità, io l'ho trovata un passaggio estremamente interessante e divertente. Di contro c'è stata tutta la parte che riguardava invece la post-produzione, quella al computer. Io ero un fotografo, non un informatico, e lì è stata, cioè, ho passato veramente nottate sane per come cercare c'è di... qualcuno che ti ha aiutato in questo? Sì,
Ho avuto degli amici che erano più preparati di me, che mi hanno... E poi ho letto, studiato, studio ancora. Sì. Quindi, Non si finisce mai. no, non si finisce mai. A livello mentale, se parliamo di questo, il passaggio dall'analogico al digitale, ha cambiato qualcosa in te? Perché mi hai parlato sì del modo di lavorare, giustamente ha semplificato di più la tua vita, no? Per una Per una parte l'ha parte, complicata. sì, sì. E a livello mentale hai dovuto, ecco, cambiare No, qualcosa? No, è no, sempre quello. no, L'obiettivo. perché non ho cambiato niente, Mhm, perché se io ero abituato a utilizzare specialmente del materiale che non ti permetteva, cioè una qualità altissima, mhm, però non ti permetteva sbagli. E ho continuato a scattare con quella forma mentale. mhm. Quindi chi inizia, per esempio, è importante che conosca almeno un po' la parte, diciamo, analogica, perché ti dà un taglio, perché in fondo, come Sì. vi dicevo prima, il digitale è solo un supporto. Al posto della pellicola, del piano della pellicola, c'hai il piano digitale, c'hai un Sì. sensore. Quindi quello che mi viene ascoltandoti, forse il modo di fotografare analogico, c'è più preparazione anche prima, forse nella Tecniche, tecnica, certo. anche nella mente, perché prepari già quello che vuoi fotografare, forse. Diciamo che devi sapere, lì devi sapere nel buio quello Mhm. che vuoi che rimanga sulla Esatto. pellicola. Sì, è quello che mi colpisce, quello che vuoi. Sì. E qui nel digitale invece tu scatti, lo Sì, vedi. sì. Però siccome io fondamentalmente sul computer, sulla post-produzione sono un pigro, cioè non ci voglio passare Mhm. tutta la vita perché è un altro il mio mestiere, Sì. cerco di scattare il più possibile corretto al momento dello scatto, in modo che dopo ho una ottimizzazione, Sì, c'è una sì. post-produzione che però diventa un pochino, Mhm. anche perché poi io non faccio un tipo di immagine che c'ha bisogno di una post-produzione particolare, io non le devo stravolgere, Mhm. quindi, specialmente nella foto di viaggio, nelle foto per riviste di viaggio, geografiche, eccetera, tu è vero che utilizzi la luce, è vero che scegli la luce, scegli l'angolatura e quindi chiaramente fai vedere il meglio di quel posto, sia come luce che come tagli. Però di base ci possono essere stravolgimenti, perché poi chi guarda la rivista e va lì non può trovare un'altra cosa, insomma. Quindi tanta onestà anche nelle tue fotografie, direi. Beh, sì, Mhm. nel senso che non puoi cancellare tutto quello che c'è per tirare fuori la foto che vuoi. Quello è un altro tipo di fotografia. Mi viene da dire un sogno reale, molto realistico. Eh sì, devi cercare di fare, Mm. sì, alcune piccole cose si possono anche cancellare, però insomma non puoi stravolgere Sì, completamente un posto solo perché ti fa comodo. certo. Invece l'intelligenza artificiale, Mm. secondo te, può aiutare in fotografia? Cioè per te come la vedi? Facciamo così, un'amica o più una nemica? Questo è lo stesso discorso di internet e dei social media. Va usata e vanno usati sempre nel modo, tra virgolette, giusto. Se si esagera poi diventa un'altra cosa. Sì. Stravolgere una fotografia con l'intelligenza artificiale non è quello che io cerco dalla mia fotografia o dalla fotografia in generale. Eh, Utilizzare questi mezzi meravigliosi che Mhm. abbiamo oggi in modo che sei tu sempre a decidere e realizzare, cioè che ti aiutino a migliorare il tuo lavoro.
Sì, o a snellire il sì, tuo lavoro, ma non ma non decidono a loro, stravolgere. ecco. No, non decidere loro. No. Esatto, esatto. Quindi tu adesso in questo momento la stai usando in qualche modo? Rarissime volte, più per Tipo? curiosità. Ah sì? Tipo? Sì, sì, ma faccio delle prove con delle immagini, vedo che Ah, ma siamo ancora a livello, non so, così molto certo. avanti, perché Sì. mi interessa sapere Sì, e sapere fino a che punto si può arrivare, però rimanendo su quello che voglio fare io. certo. Ehm, Secondo te il Photoshop Mm. continuerà ad esistere con l'intelligenza artificiale? Questa è una bella domanda. Queste cose normalmente hanno delle vie differenti, nel senso che eh, quando uscirono i CD al posto dei vinili, Mhm. sembrava che il vinile scomparisse totalmente. E come quando è uscita la fotografia digitale, sembrava che È vero, scomparisse tutto. è vero. È vero che è Sì. meno, però oggi i ragazzi cercano di acquistare macchine eh, in pellicola, Mm. con dei costi delle macchine, magari no, ma poi delle pellicole, di tutto quello che è il resto, molto alti, perché chiaramente sono poche le fabbriche, dall'est vengono parecchie pellicole, molto buone, molto buone. E quindi sono due cose parallele. Mhm. Forse per la fotografia, diciamo, di, di uso comune, sì, ci sarà un po' una rivoluzione, credo, ma la fotografia rimarrà comunque fotografia, magari un po' più di nicchia, di elite, Mhm. cioè le mostre fotografiche, Sì. quelle, o il mercato della fotografia d'arte, secondo me quello rimarrà comunque. Magari la foto, quella al volo, sarà lavorata in intelligenza artificiale, però Quindi forse ci sarà sempre più differenza tra delle immagini elaborate con certo. l'intelligenza artificiale e le immagini create da persona. Forse saranno anche più valutate. Saranno più immagini d'arte. Ecco, più immagini È una cosa d'arte. che qui in Italia non è ancora tanto così sviluppata, la foto d'arte, Mhm. le mostre d'arte fotografiche. eh, sì, adesso si comincia a vedere un po' di più, ma io mi ricordo che andavo a Londra e vedevo Mm. centinaia di mostre fotografiche E come lo d'arte. spieghi? Come mai in Italia no invece? Perché da noi queste cose arrivano sempre un pochino più tardi, le mode, le cose, Mm. mm, Più attaccati alle tradizioni? ma no, perché poi da noi ci sono bravissimi fotografi e Mhm. che lavorano anche in questo senso, però non Che c'è un cosa manca? mercato, Che cosa mancherebbe? un mercato. Un mercato. Però lo creano chi lo crea? Il mercato, i fotografi, il No, pubblico. lo crea il pubblico, lo creano i galleristi che Mhm. organizzano queste Mm. mostre di fotografi, che Mm. sono fotografi forse non dico più artisti, ma insomma che hanno un altro Mm. taglio della fotografia. Quindi forse manca anche la richiesta del pubblico a questo Manca punto. anche la richiesta del pubblico. Ci Mm. sono collezionisti che Mhm. comprano foto anche all'estero, Mhm. però non è così come può essere per la pittura. Ecco. Mm. Quindi è una cosa ancora da sviluppare in Italia. Beh, sì, cioè c'è, non è, però non Certo. è ancora come io ho Mhm. visto Sì. in altre nazioni, Francia, ma più che altro in Inghilterra. Abbiamo parlato un po' dei ragazzi di oggi. Invece, secondo te, i fotografi fra, non lo so, 20 anni,
30 anni, Mm. che caratteristiche dovranno avere per essere dei bravi fotografi, oppure per avere il successo? Eh, Innanzitutto bisognerà vedere che tipo di mercato, come andrà il Mhm. mercato. Oggi ci sono tantissimi ragazzi che fanno fotografia e che vorrebbero fare questo mestiere. La committenza oggi, con i tempi di oggi, c'è, ma è sempre una committenza che cerca di spendere di meno, di pagare di meno. Mm. Quindi vivere di questo mestiere non è così semplice. Il segreto è quello di riuscire a fare sempre una fotografia onesta, corretta, che comunichi un messaggio, ma saper anche adattarsi alla committenza. Nel senso, quando tu vai a fare un servizio, tu fai le foto tue, Mhm. no? Più Sì. personali, Mhm. e le foto che sai che servono per la committenza. Poi metti tutti insieme e la committenza poi sceglie. Sì. Ehm, è raro che scelgano quelli che piacciono a te, è molto raro, Interessante. perché loro hanno un filone. Quindi sapersi destreggiare, Mhm. ma soprattutto non sentirsi mai arrivati, Perché quello perché impedisce di crescere. quello impedisce di crescere Mhm. completamente. E invece questo è un mestiere in cui tu devi crescere continuamente. Devi continuamente sperimentare, essere veramente curioso di quello che succede nel mondo e in questo mestiere, quindi avere i contatti. Sì. Ehm, io vedo che i ragazzi, da me vengono spesso dei ragazzi per far vedere le loro immagini, no? Allora, innanzitutto i ragazzi che portano immagini oggi sono molto, ma molto, ma molto più avanti di quanto eravamo noi alla Mm. stessa età. In che cosa? Sono più... Nel modo di fotografare. Ah, La tecnica magari a volte c'ha bisogno ancora di essere acquisita, ma è il modo di fotografare. E considera che questo succede perché oggi i ragazzi sono bombardati di immagini. sì. Mhm. Cioè noi per vedere le foto di qualcuno dovevamo comprare i giornali di fotografia o i libri di fotografia, che comunque avevano tutti un discreto costo, o andare a vedere quelle rare mostre di fotografia che facevano. Sì. Quindi era difficile. Oggi apri un computer e vedi le foto di vuoi, di tutti i grandi fotografi. Quindi possiamo dire anche che i social con le foto come Instagram in qualche modo contribuiscono anche? Più che i social, Ah, sì, anche i social, ma credo che internet sia stata mm, la possibilità, internet. perché attraverso internet tu puoi andare a vedere eh, i siti dei fotografi che lì su Instagram magari sono un po' più Mhm. contenuti, ma vai a vedere la storia, vai a vedere la storia dei fotografi, vai a vedere i fotografi passati, Sì. quelli che hanno fatto la storia della fotografia. Mhm. I ragazzi quando vengono da te, diciamo che cosa chiedono di più? Che cosa cercano nel tuo studio? Ma cercano spesso Mm. di capire che tipo di, non come fare questo lavoro, perché poi io non gli mento, gli dico esattamente le difficoltà che ha questo mestiere in questo momento, ma o nel momento in cui ci parlo, ma sono curiosi di capire il loro lavoro come è, Mm. se sono sulla via giusta, se sono sulla via... Ok. Poi c'è qualcuno che si sente già un po'. Invece poi mi ricordo una ragazza che era figlia di amici comuni, insomma, diciamo, figlia di una famiglia che conosceva amici miei.
E questa ragazza ha studiato a Milano fotografia e, e mi portò il suo portfolio. Allora, le prime foto che vidi erano tutte foto un po' belle, però un po' scollegate. E lì capii che erano le foto che aveva fatto sotto diciamo, la guida. Quindi ogni foto di quella c'aveva dietro il suo professore. E poi mi fece vedere, gli piaceva fare foto di moda, aveva ambientato con una modella o un'amica, insomma, delle foto al museo dei treni a Torino. A Torino mi sembra, non mi ricordo, o a Milano. Boh. Comunque, e aveva fatto queste foto con questa locomotiva e questa ragazza. Aveva fatto delle foto splendide. Quelle erano le sue, Senza nessuna guida. senza nessuna guida, che erano molto più belle delle altre. Quanto è difficile questo ruolo, perché loro giustamente cercano una guida, no? Come dici tu, vengono... Ma loro chiedono, Però... non cercano proprio una guida, cercano dei consigli, Delle di capire conferme. anche se quello che fanno, poi non tutti quelli che arrivano hanno alcuni, perché l'occhio secondo me, nel mio modesto avviso, o ce l'hai o non ce l'hai. Ah, ecco. Se ce l'hai poi lo puoi migliorare, ma se non ce l'hai un po' difficile da... Sì. Puoi anche fare questo mestiere, ma rimarrai sempre un fotografo magari molto tecnico, delle foto perfette, però Non hanno un'anima. no, come comunicazione. E a quel punto magari puoi fare un altro tipo di fotografia, insomma, nel senso che foto di opere d'arte, per dire, no? Perché sei Sì. un tecnico, fai una ottima riproduzione di quello lì, con tutte le difficoltà. Io ho fatto un corso a Firenze di fotografia delle opere d'arte e quindi so perfettamente le difficoltà che poi ho fatto tutta la vita per Bella Italia, quindi che comporta realizzare delle ottime, però quelle tu fai un'ottima riproduzione, ma è chi ha fatto l'opera che comunica, Sì. capito? E quindi puoi fare quel tipo di fotografia, però quella come altre, insomma. Però fare della fotografia che comunica è più difficile. Sì. Abbiamo toccato, ecco, l'anima di una foto, no? Il messaggio, che proviene giustamente dal fotografo. La mia domanda è, secondo te, un'anima di un fotografo è diversa da un'anima, non lo so, di qualsiasi altra professione? Beh, il fotografo innanzitutto fa questo mestiere l'80% delle volte perché ama, cioè perché parte da una passione. E quando riesce a fare della passione un mestiere, quello è il massimo per tutti, cioè fare della tua passione il tuo mestiere. Sì. È fondamentale, Sì. a quel punto non ti pesa più. Si uniscono i punti. Si uniscono i punti e quindi è differente in questo. Sì. E poi è un mestiere creativo, interessante, Sì. sei un cacciatore di luce, sei... Che cos'è per te fotografare, Sergio? Che cosa significa per te fotografare? Ma per me non saprei... Per me non esiste una vita senza la fotografia. Per me fotografare è una forma di gratificazione, una forma di espressione, una forma di comunicazione. Cioè il mio più grande piacere è quando trasmetto attraverso le immagini un'emozione a qualcuno, che è quello in fondo la fotografia per tutti.
è quello, comunicare un'emozione che prima ho avuto io, realizzandola, e poi cercando di trasmetterla ad altri. Sì. E quello è fondamentale. E durante la tua lunga vita come fotografo, hai mai pensato di smettere? C'è No, stato? No. mai. No. Perché immagino i momenti difficili ci sono stati. Ah, sì, sì, certo. Che cosa ti ha aiutato ad andare avanti nonostante La tutto? passione. La passione. È una cosa che c'hai nel sangue. Mhm. Io ho cominciato che ero ragazzino, adesso sono vecchio e ancora ce l'ho. E c'ho ancora studio, ancora... tu sai che adesso ho cominciato tutta questa storia di ritratti, di cose, Sì, che è completamente sì. differente. E questa cosa mi diverte da morire perché è Mhm. completamente differente. Sì, E non ti nascondo che è molto più difficile perché hai a che fare con delle modelle, con delle persone. Il vantaggio è che a questo punto sei tu che decidi, al microfono, sei tu che decidi la luce, Mhm. finalmente. Ah, dopo, sei tu che dopo crei. anni che ho aspettato la luce giusta, adesso me la creo, mi sento un po' Dio, insomma. Bellissimo. E questa è una grande opportunità, ma anche molto interessante, molto, anche perché conosci tutto un mondo differente, però devi studiare perché la fotografia in studio, l'utilizzo dei flash che io avevo sempre visto, insomma, con poca simpatia, giocare con la luce è un giocare con la luce sempre, ma questo è ancora differente. Quindi è tutta è un po' come la fotografia digitale, quando è arrivata era una novità e quindi l'ho Sì, presa come avessi iniziato in quel momento a fotografare. E qui era stata la stessa cosa. un grandissimo stimolo, immagino, Sì, quindi sì. sì. E, allora io ti seguo su Instagram, quindi vedo le Mhm. foto che fai, le modelle e ogni volta quando vedo la foto nuova vedo un'immagine completamente diversa e mi stupisci sempre e sono tutte bellissime e quindi mi chiedo Grazie. ma da dove prendi le tue idee? Studio. Beh, da mille cose, magari vedi anche foto di altri fotografi che ti fanno venire in mente e da lì poi c'è il famoso sognatore che Sì, comincia a girare per riuscire a fare una cosa che non deve essere quella, perché sennò è una copia, ma a creare ti scatta un'idea che può essere comunque, la puoi prendere da qualsiasi cosa, da una, da una luce che vedi fuori e vuoi ricreare in studio, da una situazione. Eh, Avrei fatto caso che nella mia parte, diciamo, di fotografia con le modelle c'è una grossa parte etnica, sì, che quella me la porto sì, sì. dal lì È proprio. questo che ti distingue poi alla Sul fine. mio. Sì, tra l'altro ho trovato sempre delle modelle molto, molto brave, ma anche con cui instauri un rapporto anche, spesso anche di amicizia, eh, per cui crei un'empatia che è importantissima. Sì. Infatti questo mi incuriosiva tanto. Che cosa ti aiuta a creare questa simpatia? Quale tua caratteristica magari? Ma io anche quando faccio foto in viaggio, cerco di pormi sempre in maniera con un sorriso, con una cortesia soprattutto, perché tu chiedi a una persona se vuoi, se ti dicono di no, io non è che mi metto da lontano, poi tutte tante parti che non c'è senso e non mi piacciono quelle foto, ma perché il fotografo se deve prendere degli scatti con una persona deve stare lì, è il contatto che Sì, tu instauri con sì. la persona
E quindi è interessante quello, e cerco sempre di, con garbo, cortesia, un sorriso, un... Credo che, ecco, il tuo proprio campo che crei ti aiuti tanto perché le persone forse lo sentono anche a livello inconscio, non lo so. Beh, sicuramente non è il modo aggressivo quello con Mhm. cui... Tanto rispetto. Sì, infatti in questo, diciamo, nuova parte del mio lavoro, eh, alcuni modelli mi hanno detto, ma tu sei un po' diverso dagli altri che Ah, lavorano in questo settore. Dico, ma io vengo da tutt'altro settore in cui è tutto un altro mondo, c'è più pazienza, più mhm. tempo, c'è bisogno di avere tutta un'altra calma. Poi forse anche una questione caratteriale, Sì. insomma. Quindi Ti hanno detto in che bisogna... cosa sei diverso? In questo fatto, Ah, nell'approccio, nell'approccio proprio. Mhm. non c'ho mai l'isterismo del fotografo, già non ce l'ho di mio, però, Sì. anche se nel momento in cui lavoro sono abbastanza, e poi Mario Olimpia lo sa, ma normalmente è importante mettere ecco, forse la cosa più importante è mettere a suo agio le persone. Una ragazza con cui ho lavorato tre volte mi ha scritto un bellissimo complimento, mi ha detto quando vengo sei sempre organizzato, è tutto pronto, tutto preciso e tu sei sempre molto gentile, accomodante e vengo proprio tranquilla. Sì. Quindi si vede che È mi la hanno stessa apprezzato. cosa che sto provando anche io in questo momento, quindi lo capisco Mettere, perfettamente. beh, ma non vedo perché uno deve fare l'isterico. Non ho mai i fotografi isterici che ci sono, fotografi tutte prime donne, moltissimi. Poi ci sono Sì, un'altra siamo parte. tutti diversi ovviamente. E a me personalmente mi incuriosisce molto il tuo lavoro che hai fatto nel monastero ortodosso Sì. di Vatopedi. E quindi mi interessava come è uscito prima di Mhm. tutto quel progetto Mhm. e volevo anche sapere che cosa nella tua vita succedeva in quel momento, quando è uscito quel progetto. Allora, io come appassionato di viaggi avevo cercato di andare a Monte Athos, ma senza riuscirci perché se non sei ortodosso, Mhm. almeno prima era così, negli ultimi anni Quindi meno. avevi già un'idea, quindi c'era Mi un ti incuriosiva incuriosiva. un posto in quel modo, questa penisola con 20 monasteri, con 2000 e passa monaci, mi incuriosiva Posto tanto. unico. Un posto unico, un posto dove c'era sicuramente una grande carica, no? Mhm. E, e, ma non ci riuscì. Un mio carissimo amico, che è un medico, anestesista, che gira il mondo continuamente, ha girato tanto anche lui, aveva la stessa passione, anche lui ci aveva provato, eccetera. Lui fa dei corsi di fitoterapia, posso dire forse il nome, Certo, penso di Roberto sì. Miccinilli, Mhm. insegna all'università e in uno di questi corsi c'era un farmacista greco, diventarono amici perché Roberto era un altro molto comunicativo e gli disse sai a me mi sarebbe piaciuto di andare a Monte Athos. Disse, ah sì, va bene, io conosco quello che rilascia i visti e insomma sono andati là. Ehm, già se ci andavi con un ortodosso, già era più aperto. Quando è stato lì, era l'ultimo momento in cui era aperta la chiesa, il cattolico, Mhm. e stavano a entrare per vedere e stavano chiudendo e Roberta ha fermato un attimo
E il sacerdote l'ha fatto entrare, si sono messi a chiacchierare e è scappata fuori questa cosa della fitoterapia, perché Roberta era incuriosito, perché lì ci doveva essere un'antichissima tradizione, no? E questo sacerdote, mentre parlava, si avvicina a un altro, piccolino, che non era sacerdote, e gli chiede dei consigli. Lui era il sarto del monastero, che però faceva l'erborista. Però loro compravano tutto da fuori, perché si era persa un po' con il calo delle vocazioni, un po' non c'era stato un passaggio tra i vecchi monaci erboristi e quindi non c'era più chi preparava. Roberto fece una proposta io lo chiamo abate, ma si chiama decumeno, e di realizzare un corso di fitoterapia ai monaci. E l'abate fu molto contento. A quel punto serviva una ufficialità, Roberto aveva quella dell'Università di Viterbo, e iniziò questo progetto. Appena iniziato mi disse: andiamo a mangiare insieme e ti devo dire una cosa. E mi disse questa cosa, mi disse: vuoi essere il fotografo della missione Monte Athos? Sapeva già la risposta. E quindi ho cominciato prima a fotografare, andavamo giù 2 volte all'anno, a fotografare tutto quello che facevamo. L'insegnamento è stato dal riconoscimento delle piante, dalla creazione di un erbario, fino alla produzione. Hai accompagnato tutto il processo. Ho seguito tutto il processo e chiaramente lì sono ortodossi quelli più chiusi. Ogni volta ci voleva la benedizione dell'abate per fare le fotografie, eccetera, però quelle della missione non era un problema. Però mi aveva incuriosito questa vita. Piano piano mi sono guadagnato la credibilità, stima di loro, fiducia. e ho cominciato, la fiducia, esatto, e ho cominciato a fare un lavoro parallelo, uno che riguardava questo della fitoterapia e uno la vita dei monaci. E è una cosa che ancora dura. Ho cominciato nel 2005, quasi 20 anni, no, stanno sono 20 anni, e ci torno tutti gli anni. Torniamo tutti gli anni, prosegue. Che cosa ti ha insegnato la vita dei monaci? Beh, la vita dei monaci, la prima volta che ci sono andato era se loro hanno l'ora bizantina, quindi mangiano e dormono, insomma hanno 5 ore di differenza. E andavamo a cena, erano le 3 di pomeriggio, era cena, e entrai e mi sembrava di entrare nel nome della rosa. Veramente in un mondo a parte. Poi piano piano ho imparato a conoscere le loro abitudini e io quando sto lì trovo una immensa tranquillità, una grande pace. Proprio anche perché poi ho conosciuto anche uno dei monaci che adesso non sta più a Batopedi, sta ancora più ritirato, che era uno dei mistici del Monte Athos. Ci sono state una serie di incontri incredibili, più strani, più particolari. Che ti posso dire? Incontrammo 2 ragazzi con il padre, si vedeva che erano persone, insomma, e che misero nel nostro tavolo, che avevamo un tavolo vicino a quello dell'abate. Insomma, morale della favola, questo signore era malato di cancro e era stato a Gerusalemme, stava facendo tutti questi luoghi sacri e era il cugino del re di Spagna. Quando i figli parlavano di zia Cristina, era Cristina di Olanda e di Svezia, quindi persone squisite. Abbiamo passato dei giorni meravigliosi. Un'altra volta incontro due tedeschi, di cui uno parlava abbastanza italiano, questo ci sta,
Ma di dove sei? Io c'ho un amico tedesco che ha sposato una mia amica. Dice, ma tu di dove sei? Dico di Viterbo. Ma è mio cugino quello, cioè al Monte Athos, capito? Voglio dire, quindi di incontri strani, Sì, no? E questo mi conferma che è un posto sì, particolare. molto particolare. Sì, le foto le ho viste, hanno qualcosa in più, sono Lì c'è magiche. veramente, è un posto magico, è stato molto difficile riuscire a fare perché Mhm, ogni volta era una cosa che ti dovevi guadagnare e che ti guadagnavi. Per esempio andare a fotografare il panettiere la mattina prima di notte. mhm. È stata una cosa che io ci ho messo tanto fino ad avere questo permesso perché il pane chiaramente è una parte lì fanno il pane anche per la messa. Mhm. La pesca, i pesci, Sì, chiaramente, sono andato con i monaci a pesca con questa barca, delle esperienze meravigliose, però ogni cosa me la sono guadagnata, quindi è stato un po' come è sì, la loro vita, sì, cadenzata un sì. pezzetto per volta. E ora adesso io ho veramente più amici giù. Mm, Cioè, per me non sono più i monaci, sì. sono monaci ma ho tanti amici. Ho capito bene, quindi tu sei l'unico fotografo che può Sì, entrare lì, del sì. mondo. Sono l'unico Ah, fotografo che è stato 20 anni a vent'anni. Monte Athos Sì. e i fotografi sono entrati parecchi, la voglia, Mhm, però insomma sempre per meno tempo, sì. tranne un fotografo che era eh, polacco mi sembra, una persona molto carina che aveva dei monaci amici lì. Eh, Però io so quello che c'è stato di più e che sicuramente c'è più materiale perché 20 anni sono Quindi tanti. proprio la tua tenacia, forse il tuo impegno li ha conquistati alla fine. Beh, perché anche Mhm, lì però non sono mai stato aggressivo, no? mhm. Si può fare, ma magari un'altra volta quando torni. Io aspettavo, lento ma inesorabile, e sono riuscito a fare le foto dentro la cella del Monaco, cioè Sì, fotografare all'interno della chiesa, che è una cosa veramente che non fanno fare durante il rito pasquale. sì. Ehm, Ho visto quelle insomma, foto con sì. il fumo, no? Sì, col fumo, con tutte Sì, le candele, le candele. luci erano tutte candele. Ecco, quello per esempio è una cosa che in pellicola non sarebbe mai stato possibile Ah fare. no? Ah, Non c'era luce abbastanza. giusto. Invece col sensore quella è stata una Sì. grande svolta. Quindi sei arrivato nel momento giusto con il digitale. C'è Ed è sempre un stato... momento giusto Sì, in tutto. è vero, è vero. E che cosa ti fa tornare lì ogni volta? Perché ci torni ogni anno? No, Ogni anno, ogni sì. anno. Loro ci tornano ogni 2 volte all'anno. Mhm. Io ci vado soltanto in primavera perché è anche il momento in cui si realizzano le immagini migliori, perché sennò è tutto buio Sì, subito, sì. insomma. E, beh, il progetto continua ad andare avanti, chiaramente più di controllo, di Mhm. consiglio, eccetera. Ma noi ci abbiamo un permesso, che è una cosa veramente rara, noi ci abbiamo un permesso annuale, Mhm. cioè considera che normalmente sono 3 giorni il permesso. E, Solo i maschi, giusto? sì, Solo i sì, maschi. clausura assoluta. Mhm. E, noi abbiamo invece un permesso annuale. Io teoricamente se domani volessi andare giù basta che avverto il monastero perché loro lo sanno e posso andare giù. Quindi ho il Quindi permesso per te è annuale. come tornare dagli amici, a Io tornare alla ormai vado a tranquillità. tornare, sì, sì. Mi Sì. ricordo una volta andai nel monastero, il primo monastero che è stato creato sul Monte Athos, cioè la Grande Lavra, e perché dormimmo lì? Perché
eravamo curiosi di vedere il primo monastero, anche perché sta proprio sotto il monte Athos. Questo posto mi dette tanta agitazione, chissà perché, insomma, non lo so. Io non c'era motivo, non c'era. Insomma, quando tornai a Vatopedi, mi sentii a casa, proprio a casa. E questa cosa mi ha colpito tanto che ogni volta che torno mi sento veramente come di tornare a casa, e poi ormai ho più amici che monaci, proprio amici. Sì. Ci sono alcuni, cioè, a parte padre Dimitri, che è il nostro agente a Lavana, nel senso che è quello che ci accompagna dappertutto, quello che sta con noi, ci risolve qualsiasi problema, che l'abate ci ha dato, uno perché è un suo fido, è cipriota come lui, ma fondamentalmente poi perché lui ha studiato in Italia, quindi parla italiano. Io ho studiato farmacia a Siena e Perugia, quindi lui è proprio un amico. E poi c'ho rumeni, c'ho un australiano, un francese, c'ho diversi monaci amici, Sì. proprio amici. Che bello, guarda, È una rimarrei bella cosa. a parlare di questo posto Beh, Monte Athos è veramente per ore. unico. Sì, sì. C'è una foto che ti fa tornare sempre il sorriso, non lo so, hai un momento difficile, ti viene in mente la foto e sorridi. Non so, o la foto che hai fatto tu oppure quella che hai visto da qualcun altro. Ce n'è più di una. Mm. Ce n'è più di una. Ma sorrido in che senso? Che Ti dà, mette. sì, ti mette la positività, la gioia. Allora, una è questa. Ah, beh. 70. Questa del monaco. Provo a avvicinarmi. Una è questa. Che è una foto che mi piace e mi dà proprio una bella sensazione. Quindi ce l'hai proprio come schermo. Sì. Un'altra è del Monte Athos, però non ce l'ho qui, ce l'ho di là. E poi c'è una bambina che ho fotografato in Sudan. Sono le 3 foto che quando le vedo mettono. Mi rasserena. Sì, sì. Mi ha colpito questo fatto che tu hai questa foto come proprio salvaschermo. Quindi ogni volta quando lavori, quando accendi il computer, ti mette già di buon umore alla fine. Infatti, se fai caso, c'ho il deserto e il mare. Sto a posto. Sì, sì. La tua giornata è a posto. Invece, che consiglio daresti a te stesso 25enne, diciamo? Di fare quello che di fare la vita che ho fatto io. Di stare sereno che andrà tutto bene. No. Questo lo dicevamo anche durante il Covid. Di cercare di fare quello che ho fatto io. Ho fatto una vita bella, interessante, ho avuto anche la fortuna negli affetti di avere sia i miei fratelli, in seguito pure mia moglie, di avere una vita con le difficoltà che ognuno ha, anche alcune abbastanza grosse, ma di riuscire a fare, fondamentalmente il consiglio che darei è: riesci a fare, se possibile, quello che ti piace, perché a quel punto la vita sarà più interessante e la soddisfazione sarà continua.
e il lavoro non ti peserà mai. Adoro. È Bellissimo. fondamentale questo. Sì. Sergio, ho preparato un po' di citazioni sulla fotografia e fammi solo sapere se sei d'accordo, se non sei d'accordo, in che cosa, come vorresti magari cambiarla. Mhm. Allora, la prima è di Antonio Tabucchi, è uno scrittore italiano. Mm. La fotografia, come la musica, coglie l'attimo che non riusciamo a cogliere, ciò che siamo stati, ciò che avremmo potuto essere. È vero, È vero. è vero. Infatti un'altra delle mie grandi passioni, poi lo vedi da lì, è la musica. Ah, ecco. Quindi è tutto collegato alla fine. Eh sì, no, questa è una descrizione perfetta. Allora, la prossima è invece di Robert Capa, fotografo ungherese, e lui dice: non basta avere talento, devi anche essere ungherese. Io qui la cambierei e direi devi anche essere italiano. Quindi, che cos'è essere un fotografo italiano? Che cosa distingue un fotografo italiano da un altro fotografo di un'altra nazionalità? Fondamentalmente il fotografo non dovrebbe avere una collocazione geografica nel suo modo di fotografare, però in realtà esiste, perché il fotografo anglosassone si riconosce, il fotografo dell'est si riconosce, perché è un entroterra che noi abbiamo, un retroterra, un entroterra che Da che cosa si che riconosce, abbiamo. ecco, un fotografo italiano? Un fotografo italiano si riconosce spesso, non sempre, ma dal fatto di vivere in una nazione che è piena di luce, di mare, di tradizioni, di arte, e questo si vede, Si vede. traspare. Infatti c'è la ricerca sempre di qualcosa di più gioioso, Sì, forse. sì, Invece negli fotografi che hanno vissuto nell'est periodi difficili si sente questa tristezza profonda, si vede è fondamentale. In quella anglosassone si vede un altro tipo di sensazione, quindi il fatto di dove sei nato, sei vissuto, poi che tu riesca a essere anche un fotografo anglosassone, un fotografo, questa è una tua sì. bravura se vuoi, però non c'è niente da fare, l'esperienza di dove sei nato è fondamentale, Sì. secondo me. La prossima è di Elliot Erwitt. Mm. La cosa migliore del fotografare è di non dover spiegare le cose con le parole. Certo. Beh, c'era un'altra che è quella di Ansel Adams che dice la fotografia è come una barzelletta, se la devi spiegare non è venuta bene. Questa Che me la segno. la stessa cosa in effetti. Ottimo. Questa è di Lee Friedlander, fotografo americano. Sì. Il mondo fa le mie foto, non io. In effetti in parte è vero questo. Il mondo ti fa trovare davanti delle cose che tu ritrai, in fondo. Quanto c'è del mondo e del io? Allora, il mondo è un grande palcoscenico dove tu puoi trovare di tutto. La tua parte è quella di
saper tirare fuori da questo grande palcoscenico gli attori. Grazie Sergio. E l'ultima è di Burke Uso, fotogiornalista americano, spero di aver pronunciato bene. La fotografia è una storia d'amore con la vita. Questo è assolutamente vero. A un certo punto non sai più se è una storia d'amore con la fotografia o con la vita, però non ha così importanza. No. E ho preparato un breve blitz con delle domande veloci. Se puoi rispondere, ecco, in una maniera Veloce. Sì, esatto. In vacanza di piacere, macchina fotografica, sì o no? No, Il tipo di fotografia per il quale non ti senti portato, parecchie. per esempio? La foto di matrimonio, per esempio. Ok. Quale persona del passato vorresti fotografare? Nel senso, Hemingway. Hemingway. Wow. In che cosa tuo padre aveva ragione? Che fare un mestiere che ti piace è quello che ti fa piacere lavorare. Fotografie in bianco e nero o a colori? Tutte e due, ma con una preferenza da bianco e nero. A parte la fotografia, che cosa ti dà gioia nella vita? Guardare un cielo blu, guardare il mare, guardare il sott'acqua. Sott'acqua. Io sono appassionato di immersioni, quindi guardare quello che succede anche sotto. Sì, sei una persona veramente curiosa e ho imparato tantissimo da te oggi. Grazie. E ti voglio semplicemente ringraziare perché hai aperto il tuo cuore bellissimo che ha colori. Grazie a te. Quindi grazie mille. Grazie a te, è stato un vero piacere.